senza dubbio una delle più controverse Ferrari, forse la più controversa. Ha talmente tanti pro e talmente tanti contro che è difficilissimo avere a che fare con lei, sia da proprietario che da guidatore occasionale come me. Ma cosa ha spinto? In realtà quelli che ne parlano male, e in primis l'ex presidente Montezemolo che l'ha definita una macchina di merda, come sappiamo tutti, e cosa spinge invece tanti altri a comprarla, tanto che ormai rispetto ai prezzi di qualche anno fa il suo valore è salito molto. Ho a disposizione per un giorno intero la Challenge numero 0, la macchina prodotta prima della numero 1, quindi in via non ufficiale, che corse il campionato GT con un privato, poi vi racconterò bene la storia, e una GTS, quindi non la TS ma la sua evoluzione, con motore H da 320 cavalli invece che 300. Già da questo possiamo partire, 300 cavalli su un 3004, il nome 348 prende appunto i numeri dal 3.4 8 cilindri. 300 cavalli per un 3004 V8, progetto 1985, quindi non è già neanche vero che non è più una Ferrari nata sotto l'ala di Enzo Ferrari, perché nell'85 era ancora vivo. Quindi qual è il problema di questa macchina? Perché non è stata e non è tuttora vista bene dai ferraristi come dai puristi dell'automobile sportiva in genere. Durante questa giornata in pista mi farò un'idea che volevo farmi da tantissimo tempo, perché personalmente la 348 mi è sempre piaciuta molto. Sarà una questione estetica perché è una macchina meravigliosa, bellissima, è una testa rossa più tondeggiante. Se la testa rossa era un rettangolo, questa qui è un quadrato, è bassa, piatta, larga, sinuosa, omogenea, quello che dicono non sia alla guida. Quindi mi toglierò questo dubbio e porterò anche voi in pista per fare un giro su entrambe, sia sulla versione da corsa che sulla versione stradale più evoluta. Partiamo già lanciati e vediamo come già appena si stacca forte e si scala una marcia di troppo la macchina diventa impressionantemente sovrasterzante. Vedete, adesso la sto mettendo apposta io in crisi, ma è fin troppo facile metterla in crisi, è dietro abbastanza pericolosa, ve lo dico già come apertura del video. È una macchina che ritengo abbastanza pericolosa. Per cosa? Per queste reazioni che ha, per queste reazioni repentine e violente che ha al posteriore. Per assurdo, queste reazioni sono perfettamente controllabili, quindi è divertentissima in curva e in pista questo, perché su strada una reazione così, delle reazioni così sarebbero terrificanti. Cioè, dove c'è spazio come in pista, come qui, io sto facendo l'asino apposta ed effettivamente lei è un'ottima compagna di giochi, ma su strada adesso il rettilineo respiro un po', è una macchina che non ha una grossa spinta, sono sempre 300 cavalli. Considerate che Porsche ci è arrivata nel 96-97 a questa potenza, sempre con un 3004, e parliamo della 996. Se però le mettiamo su un rettilineo e gli facciamo fare una gara di accelerazione, sono abbastanza sicuro da proprietario di 996 che gli stessi 300 cavalli della Porsche andrebbero via abbastanza facilmente. Non ha di certo un cambio così divertente, così soddisfacente, come non ha un sound come il V8 Ferrari, che è sempre un'altra cosa. Ecco, i traversi che si fanno con questa macchina sono, non so se viene facile a me per qualche strano motivo, perché non ho mai sentito parlare nessuno di questa relativa facilità di controllo, di controsterzo in derapata, ma a me devo dire che viene molto molto semplice ed è anche molto molto divertente, tanto
fin troppo. Viene da fare queste cose qui che non hanno senso, ma è divertentissimo. Il suo più grosso problema è questo: quando si stacca forte, si carica tutto l'anteriore, il retro non segue la frenata ma cerca di andare per affari suoi, e appunto può essere, ecco qui, può essere divertente ma può essere alla stessa maniera molto molto pericoloso. Quindi sì, una macchina come questa in pista, se avete voglia di fare casino, è divertente, ma non è comunque abbastanza veloce per essere divertente nella maniera che vogliamo noi. La versione, vedi, la versione Challenge non è tanto differente dalla versione stradale. Oltretutto la GTS che abbiamo portato oggi, questa blu, ha 320 cavalli esattamente questi che ha la Challenge, gli stessi, e in effetti in rettilineo, paragonandole, non sono tanto distanti. La grossa differenza in teoria dovrebbe essere quella dell'assetto, delle sospensioni e delle regolazioni di quest'ultimo. Quindi sì, è molto più piatta e si inserisce molto più con una direzionalità molto migliore, è chiaro, è molto più incisiva, ecco. Però tra le due non passa una gran differenza di prestazioni. Lo sterzo è secondo me è un ottimo sterzo, è classicamente Ferrari, è un bel anello di congiunzione tra le vecchie e le nuove. È stata una macchina molto trattata male, sia dalla critica che oggi dai collezionisti, almeno fino a qualche mese fa. È anche il primo V8 longitudinale della storia dei motori aspirati Ferrari. Tra l'altro non tutti sanno che il progetto motore della 348 non è esattamente dell'ultimo arrivato, ma era proprio del grande ingegner Materazzi. Non il resto della macchina, ma il motore sì. È stata anche utilizzata sempre da Ferrari per imbastire il primo prototipo della Enzo, pur essendo passati svariati anni, venne usata una 348. Per di più, dopo di lei, con l'arrivo della nuova gestione, e quindi quando Montezemolo disse che la 348 era una macchina di merda, è anche vero che la successiva spettacolare 355 berlinetta è stata anche la prima macchina di serie Ferrari se di serie si può parlare, di Ferrari, a montare il cambio elettroattuato F1, che a suo tempo non era di certo quello di oggi, e la 348 fu l'ultima berlinetta Ferrari a presentare il solo cambio manuale, quindi non si poteva avere altro che il cambio manuale, questo meraviglioso cambio ad H con selettore che tutti noi amiamo. Lo stesso cambio di cui vi sto parlando è anche stato l'ultimo a presentare 5 rapporti, da lì in poi sono stati sempre 6, e anche la prima marcia in basso. È stata l'ultima Ferrari ad avere la prima in basso, senza servosterzo, senza airbag. Dopo di lei c'è stata una rivoluzione, probabilmente in meglio, ma comunque l'importanza del modello è data anche da queste cose qui. Questo difetto, che secondo me è l'unico suo difetto vero e proprio, che ha una dinamica particolarmente sovrasterzante. Certo, vorrei che fossi io a decidere un po' di più quanto mi deve partire in modo violento e quanto posso chiederle invece di stare al suo posto in curva per fare la curva più velocemente possibile. Comunque, per gli avanti dei traversi vi rendete conto che dandole un input un po' più rude, la risponde come una vera compagna di giochi, anche con un passo relativamente corto. Qui gioca anche il fatto che le gomme non sono proprio il meglio del meglio. Considerate che è una macchina che è stata in garage per più di un anno, dopo il restauro non ha mai fatto pista, oggi è il primo suo giorno di galoppo. Vedete bene che non è per niente
intimidita dalla pista, per fortuna non lo sono neanche io da lei, e quindi oggi possiamo divertirci un bel po'. Sul dritto, sui rettilini troppo lunghi si tende a soffrire un po', il motore che non è esattamente quello che ci si aspetta da una macchina con un cavallino sul cofano, ma su strada, dove 300 cavalli, che poi siano davvero 300 o qualcuno di meno, erogati però in questa maniera, con questo sound, con questo sterzo e con questo cambio, resta comunque una macchina, una GT divertente, che però, e lo vedete quando sicuramente poi al rallentatore vedrete le immagini di questi traversi così, vi renderete conto che c'è qualcosa che non torna. Vedrete sicuramente le sue reazioni che sono un po' particolari. Nonostante questo, il risultato poi nell'abitacolo dietro il volante è divertente. Quindi per me la 348 è una degna Ferrari ed è una macchina che può occupare le nostre giornate di guida in maniera degna? Secondo me sì. Non aspettatevi una grandissima potenza e un'arroganza tipica di una supercar, ma comunque non mi sentirei di definirla una macchina di merda. Vi ho detto prima che vi avrei parlato più avanti della challenge numero 0, quindi questa gialla che ho guidato oggi. Questa macchina nel 92 corse con un privato, come dicevo prima, che rispondeva al nome di Avvocato Marasco, che correva con lo pseudonimo di John Wayne. La sua macchina fu la primissima 348 a correre e, a tutti gli effetti, è stata l'auto che ha dato il via al challenge Ferrari per come lo conosciamo oggi. Infatti, dopo aver partecipato nel 92 al campionato GT, la macchina è stata poi iscritta gratuitamente da parte di Ferrari al Challenge 93, quindi il primissimo anno di Challenge Ferrari, che tuttora è in floridissima attività, e quest'auto fu un laboratorio, un esperimento continuo dal quale la stessa Ferrari prese parecchi spunti per poi realizzare il kit della 348 Challenge, quindi un roll bar, sedili alleggeriti, pedaliera, volante, cerchi da 18 invece che 17, assetto, scarichi liberi. L'avvocato Marasco diceva che quando tolse i primi scarichi originali dalla 348 risparmiò 70 kg e lo scarico da corsa ne pesava 3, quindi 67 kg di risparmio solo di scarico. Non era innamoratissimo di questa macchina, purtroppo oggi non c'è più, ma disse che fu divertentissimo correre con una macchina che di base non era assolutamente nata per quell'intento lì. Anche lui si lamentava dell'eccessiva morbidezza del posteriore, che non andava d'accordo con la rigidezza del resto del telaio, ma corse con questa 348 tantissime gare. In casa sua teneva un pezzo di un'altra 348 che aveva sradicato a Spa durante una corsa, e penso sia molto importante e molto bello che il proprietario abbia voluto tramite noi raccontare la storia della 348 Challenge numero 0. Sono anche convinto che l'avvocato Marasco, in arte John Wayne, si sarebbe fatto una risata guardando di nuovo la sua macchina in pista dopo tanti anni.